Ciao Maker, da quando è nato questo canale vi ho sempre parlato di stampa 3D, multifilamento, tool change, filamenti tecnici, ma c'è sempre stata una cosa che ho rimandato, il CNC. Non perché non mi interessasse, anzi è sempre stato il passo naturale nel mondo maker. Il problema è che fino ad oggi entrare nel mondo CNC aveva due grossi problemi. Uno relativo al prezzo, quindi spendere tanto, e un altro relativo alla difficoltà nell'utilizzo proprio dei macchinari e dei software. E questo per chi viene dalla stampa 3D è un blocco enorme in qualche modo. Oggi vi porto quello che ho scelto come mia prima CNC, la Machera Z1. Non dimenticatevi una cosa, se ancora siete iscritti al canale, fatelo, attivate la campanellina e cliccate su iscriviti. Ma attenzione, questo non è una video review, ma è l'inizio di un percorso. Se arrivi dalla stampa 3D, il CNC sembra un altro mondo. Abbiamo a che fare con setup complessi, software difficile da usare, difficoltà a impostare solo zero sul macchinario e andare a combattere, chiamiamola così, con materiali che sono di certo più impegnativi. E soprattutto una cosa da non sottovalutare, che ogni errore nel CNC costa tempo e materiale, ma il materiale che viene utilizzato potrebbe avere un costo molto più elevato di quello che noi di solito, quando c'è una stampa fallita, andiamo a buttare. Io alla fine volevo un macchinario che mi permettesse di fare, diciamo, tre cose. I PCB, e quindi la realizzazione di schede in casa direttamente. La seconda è quella di realizzare parti meccaniche in alluminio o materiali un po' più, diciamo, resistenti. E la terza sono le incisioni e dei prototipi avanzati. Tutto questo sempre senza dover diventare un operatore CNC professionale. Ed è proprio per questo che sono caduto sulla Machera Z1. La cosa interessante della Machera Z1 è che non si pone come un CNC industriale, ma cerca di essere un CNC accessibile. E questo cambia un po' l'approccio a come ci si avvicina a questi nuovi macchinari. La Z1 in qualche modo si propone come quello che definisco la Bambolab delle CNC, ci permette di dare un qualcosa, di avere una macchina da desktop, da scrivania, che permette di fare determinate lavorazioni. Uno dei miei principali obiettivi sicuramente è quello di andare a realizzare delle schede elettroniche tramite PCB, stampa di PCB e poi lavorazioni successive. Con una CNC posso lavorare direttamente le basette FR4 e crearmeli da solo direttamente. Finora ho sempre utilizzato, oltre a questo, finora ho sempre utilizzato la stampa 3D per creare anche delle parti strutturali. E adesso, tramite una CNC che è in grado di lavorare l'alluminio, sicuramente posso iniziare a fare delle staffe, dei supporti o dei componenti meccanici che abbiano una, diciamo, resistenza maggiore. Naturalmente una CNC non è solo tecnica, ma è anche, può essere usata anche per avere una creatività maggiore, con la possibilità di andare a fare magari delle incisioni, dei prototipi rapidi, oggetti funzionali, con magari anche il laser opzionale. Sicuramente si va a lavorare il legno molto velocemente, ma soprattutto chi è in Maghera? Perché? Andando a vedere nel vario mondo del CNC, io che sono in qualche modo a digiuno, mi sono trovato davanti a questa azienda. Ho detto andiamo a vedere chi è questa azienda. È un'azienda che già ha fatto altri macchinari dedicati un po' alla portare il CNC un po' più alla
ad un livello di utilizzo molto più semplice. Si trova già il terzo, la Z1 è stata in Kickstarter fino all'8 di maggio ed è quindi un loro terzo Kickstarter. Ne hanno già realizzati due con la Makera Air e con la Carvera, che sono due macchinari che costano anche abbastanza, parliamo più di 5.000 euro per uno o per l'altro, con caratteristiche professionali però con dimensioni adeguate. Invece la Z1 è un pochino più ridimensionata, ha un prezzo intorno ai 1.000 euro, 100 in più, anche magari 200 in più, dipende da quelle che sono le caratteristiche che si vogliono avere o pezzi aggiuntivi, in qualche modo, parliamo della macchina base quindi. Quindi l'azienda sta lavorando appunto per abbassare questa barriera d'ingresso. E come lo sta facendo? Sicuramente aggiungendo delle funzionalità che permettono a queste macchine di essere meno presidiate. Quindi andare in automatico a trovarlo zero, perché sulle macchine CNC c'è bisogno in qualche modo di fargli capire dov'è che ci troviamo. Pensiamo al piatto della stampa 3D, c'è bisogno di andare a vedere dove c'è lo zero, quindi questo viene fatto anche un po' nella stampa 3D, anche se in modo un pochino più, magari un pochino più semplice. Bisogna rilevare anche la superficie, quindi ci troviamo sempre allo stesso livello. Anche qui parliamo la stessa lingua di quello che è un piatto della stampa 3D. Questo serve per preparare il lavoro. Inoltre avere anche un cambio utensili rapido, pensiamo un po' anche qui, comparato con la stampa 3D, pensiamo un po' al fatto di dover cambiare rapidamente un ugello. Su questa macchina c'è un cambio molto rapido che viene fatto abbassando una leva, si toglie l'attrezzo e se ne mette un altro e si rialza. Attualmente ci sono anche macchinari molto molto più costosi che cambiano da solo gli attrezzi, un po' come succede in sistemi tipo quello che può essere una tool change. Questo è quello che troviamo in qualche modo all'interno della Z1, che ci permette di avere un livello di ingresso quasi paritario a quello che è l'utilizzo di una stampante 3D. Qual è la parte più difficile in qualche modo? A parte un'altra cosa, la Z1 ha anche una telecamera per poter controllare la lavorazione che viene fatta. Questa non è scontata in parecchie CNC che ho visto in questi anni, solo per curiosità, l'ammetto, erano solamente basi, no, che venivano costruiti con guide lineari o meno, in strutture in alluminio, con un mandrino attaccato e basta, aperte così, senza avere nessuna protezione, mettiamola lì. E quindi figuriamoci avere la possibilità di inserire una telecamera e poter vedere la lavorazione, fare time lapse, anche solo per controllo. Invece qui la troviamo. E questo è un'altra somiglianza per quella a cui siamo abituati oggi con la stampa 3D. Però il vero problema del CNC è sempre stato in qualche modo il software. Perché noi siamo abituati adesso con uno standard che può essere un sistema derivato da un Orca Slicer, che ci permette di andare a lavorare un po' con tutte le macchine e quindi conoscere quelle impostazioni. Anche qui Makera sta cercando di andare a coprire quel gap che si potrebbe avere quando ci si avvicina alla realizzazione, all'utilizzo di una macchina CNC, con dei software che permettono di avere un workflow guidato, il controllo tramite app, una libreria di progetti che già ci sono, stile MakerWord, mettiamola così, la compatibilità eventualmente con software professionali. Pensiamo al fatto di magari di realizzare un pezzo in Fusion 360 e poi poterlo andare a scaricare in un formato, caricarlo all'interno di un software e ci dà già tutte le lavorazioni che vengono fatte.
partiamo da un presupposto. Questa non è una macchina esente da difetti, mancanze, perché ha un'area limitata, stiamo parlando di 20 centimetri per 20 centimetri per 10 centimetri. Non è una macchina industriale. Nei CNC la cosa migliore che si possa avere è una macchina che sia molto rigida, perché la struttura deve in qualche modo seguire il movimento che fa il mandrino o che sia. Qui c'è una struttura di alluminio pressofuso che aiuta tanto alla rigidità, ma comunque stiamo parlando comunque di una macchina di meno di 20 kg di peso, quindi comunque non è un qualcosa di, diciamo, importante, ma riesce a lavorare, almeno da quello che ho visto in giro, riesce a lavorare bene. Difetti sì, ma stiamo parlando comunque di un ingresso, anche per me, anche da parte mia, dalla un'evoluzione, no, dalla stampa 3D a quello che è il CNC. Riuscire a metterli alla pari, riuscire a lavorare con tutte e 2 le macchine senza impazzire troppo tra i vari software o tra i vari sistemi che possono esserci di realizzazione di una progettazione di un componente e poi stampa. Anche la possibilità di splittarli, magari realizzare dei pezzi su Fusion, alcuni passarli alla CNC e lavorarli in alluminio ed altri invece stamparli direttamente con il materiale di cui si ha bisogno. Qui voglio essere super trasparenti con tutti voi. Io questa macchina l'ho acquistata al Kickstarter, che è finito da poco, l'ho acquistata negli ultimi giorni del Kickstarter. Non è una macchina che già ho in laboratorio, è una scelta che ho fatto per il futuro del canale. Da adesso a qualche mese arriverà e quindi posso iniziare ad utilizzarla, magari a realizzare i primi circuiti con delle schede eh, che sono state progettate e realizzate direttamente con la CNC o altri pezzi in alluminio o altri materiali che andremo a scoprire insieme nel frattempo che arriverà la macchina per capire un po' anche come che funziona. Essendo un Kickstarter, i tempi di spedizione, come sapete, possono variare tanto. Il 25 di aprile, 26 di aprile, Machera ha dichiarato che i primi 500, 500 macchine sono state, prima di 500 Z1 sono state spedite, è iniziata la spedizione. Ciò significa che ci vorranno 4, 5, 6 settimane per poter arrivare a casa dei primi sostenitori. Contate che io sono stato uno degli ultimi e soprattutto ho preso una versione che è la Machera Z1 Pro, che ha degli aggiornamenti a livello tecnico che permette di avere maggiore precisione nell'utilizzo. È un qualcosa che preso a monte, non è che poi si può andare in qualche modo a sostituire mezza macchina. E, questo fa sì che questa tipologia di macchina inizierà ad essere spedita entro la metà di maggio. Non so quindi quando arriverà, spero entro luglio, agosto, magari inizierò a vedere i primi contenuti a settembre. Sicuramente vi porterò l'unboxing, sicuramente vi porterò un po' il montaggio e quello che è il primo utilizzo o i vari utilizzi che possono essere fatti. La stampa 3D resta comunque una parte centrale del mio laboratorio e non la va a sostituire, anzi il CNC la completa, è quello che mi permette di passare dai prototipi in plastica a lavorazioni strutturali e un pochino più precise. Ripeto che nei prossimi mesi vi porterò tutto il percorso, quindi il primo setup, i primi PCB, le lavorazioni in alluminio, i test con il laser, anche se da 5 watt, ma comunque sia permette di fare qualcosa delle incisioni, integrazione con tutto ciò che viene realizzato tramite la stampa 3D anche, e l'elettronica. Se anche voi siete interessati al CNC e state valutando un po' il mio stesso percorso, scrivetelo nei commenti. Anzi, scrivetemi anche quello che magari volete vedere che verrà realizzato come primi prototipi o prime prove. Io vi saluto, ci vediamo a brevissimo sul canale per altri video.
riguardanti la stampa 3D questa volta. Se non siete iscritti ancora, vi prego di farlo e di seguirmi, magari anche attivando la campanellina, così non perdete un po' quello che c'è e tutti i vari aggiornamenti. E ci vediamo alla prossima.